Vuoi montare un'ottica solo tua pistola, ma ogni volta che guardi i prezzi sui cataloghi internet piangi tu, il tuo portafoglio e la tua carta di credito insieme? Ti capisco perfettamente. Anzi no, perché gareggio con Tacadimira e Mirino. Ma forse questa scatoletta può fare al caso tuo. Quando si parla di ottiche, il mondo si divide in due sezioni. La prima che dice comprati un'ottica che costa, ti durerà un'eternità e andrà sempre bene. La seconda invece è comprati un'ottica a buon mercato, a buon prezzo, rischi la cinesata e rischi che potrebbe non funzionare dopo i 10.000 colpi, ti possa durare una stagione e poi la devi buttare via, però intanto hai speso poco. Dato il prezzo di quest'ottica siamo decisamente nell'ambito delle cinesate. Quindi il mio compito in questi pochi minuti è ridurre il rischio che tu possa perdere soldi e dirti se con questa cosa qui ci si possa veramente sparare. E già, questa cosa dal loro catalogo costa solamente $150, che tradotto in euro sono 200 euro circa. Chi è l'importatore per l'Italia? Beh, ottima domanda. Domanda che mi sono posto anch'io e ho fatto direttamente anch'io a loro. Ma l'unica risposta che ho ricevuto è una risposta che avrei dato anch'io in alcuni contesti, ovviamente non questo, però è cerca su Google, grazie a cazzo.com. Per inciso, questa cosa qui in America si può comprare direttamente su Amazon. Però, dato che le premesse non sono così entusiasmanti, ti provo io a dare una sensazione, un feeling. Andiamo al sodo. Questa è vuota, anzi contiene una piastrina per l'OptiCredi. Ah già, perché questa è già montata sulla mia Tisas, di cui ho già fatto il video che ti lascio qui sopra. L'ottica, la Cat Zero, è piccola e compatta, ma ha un vetro veramente grosso. Misura all'incirca 22 x 16 mm e, come dice la scatola, ha un footprint RMSC. Cioè è quel footprint che è destinato alle compatte, ma pur essendo piccolo e avendo il frame, cioè il bordino che blocca il vetro, di solamente 1,5 mm, fa sì che la finestra abbia delle dimensioni simili alle ottiche di categoria superiore. Il livello di distorsione poi è sicuramente accettabile, non si notano grandi cambiamenti, quindi non sembra, guardandoci attraverso, di vedere come in una bolla di un pesce rosso. Tutto questo non dà poi problemi quando si va a ingaggiare una carta non in posizione retta, ad esempio una carta da una finestra oppure da un'angolazione particolare, il punto si trova sempre facilmente. Incominciando a parlare di funzionalità, prima di tutto c'è una top load battery. Per cambiare la batteria basterà svitare con una brugola neanche troppo piccola, una brugola normalissima, lo sportellino, si cambia la batteria, si reinserisce e oltretutto ha la funzionalità di shake awake, che è banalmente muovimi e io ti sveglio e io mi sveglio, che è quella funzionalità che permette di lasciare l'ottica sempre accesa anche quando si va in buffetteria. In quel caso, quando l'ottica non rileverà più movimenti, si spegnerà in automatico e poi quando verrà estratta per caricare l'arma o comunque per controllare che l'ottica sia effettivamente accesa, la troveremo sempre accesa. Cosa che ho fatto nel primo allenamento, infatti non ho mai avuto problemi, l'ho lasciato acceso perennemente. Nel secondo allenamento, che ho provato a fare l'inverso, quindi a spegnere ogni volta ed accendermela, ho avuto molti problemi riguardo alla mia non abitudine nell'usare le ottiche. Riguardo alla batteria, dichiarano un utilizzo di circa 50.000 ore, che è un po' come dire se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola. Ora, se sei un neofita del Red Dot, il calcolo per capire quanto possa durare una batteria è più complesso del calcolare la teoria delle stringhe. Per definizione, ci si porta sempre la batteria di riserva e la riserva della riserva. Così si è almeno sicuri di finire una gara. Alexa, ricordami di comprare le batterie. Quando devo ricordartelo? Quest'ottica ha solamente due tasti, il più e il meno. Sono incassati ma sono veramente grossi per un semplice motivo, perché quest'ottica così piccola in America viene usata per il concealment, quindi se attaccata al corpo
non rischiamo di andare a premere dei tasti, ed è anche uno dei motivi per cui c'è lo shake awake. Per noi tiratori è completamente ininfluente, anzi la dimensione del tasti evita di andare dentro tutte le volte con l'unghia a cercare di scavare per riuscire a premere un pulsante. In questo caso si va direttamente col polpastrello, si sente perfettamente il pulsante e si pigia. Sulla carta queste specifiche sì sono belle perché danno una visione d'insieme, ma alla fine della fiera dobbiamo spararci, dobbiamo essere precisi. Come ti ho già detto, l'ho montato su questa Tisas, che in realtà, mannaggia, è Tisash. Come già visto nei video che passo in sovrapposizione, o comunque dall'altro video in cui l'ho provata per la prima volta, ci ho già sparato, l'ho dovuta tarare ovviamente all'inizio. Anche in questo caso la taratura è veramente facile, non ci sono strane brugole dell'1,5 da dover utilizzare, semplicemente un cacciavite a tagli. Il punto è da 3 moa, è veramente nitido e si vede bene. Come vedi io ho prediletto un green dot, perché mi trovo meglio, il rosso mi attira troppo l'occhio, mentre il green dot si passa sopra le carte senza darmi troppa concentrazione sul colore. Ci ho sparato circa 300 colpi il primo allenamento, più un altri 350-400 il secondo, e dopo il secondo a 15 metri fa ancora un buco solo. Quindi la stabilità c'è, la precisione c'è. La finestra, anche se non ci sono abituato, l'ho trovata effettivamente grande, il punto veniva su facilmente. Ho un altro dot, uno Shield RMSX, che ha la finestra molto più grande di questa, ma costa anche 3 volte tanto, e devo dire che tra questo e l'altro, da profano, non trovo differenza. Questo dot poi probabilmente mi durerà magari una stagione o 2 stagioni, perché magari di fabbricazione non così ottimale. Beh, amen, ne comprerò un altro e ho comunque risparmiato rispetto a prendere un solo shield, che per inciso quel dot lì è una bomba. Continuando comunque a parlare di confronto rispetto a quello che ho provato, il livello di intensità luminosa non è eccessivo, cioè lo shield ha una luminosità quasi da spaccaocchi. Questo è ottimale, io mi ci trovo bene perché non mi piace avere troppa luce, ma comunque, anche se è leggermente flebile, possiamo dire così, lo trovo comunque comodo. Ma so che ci sono alcuni tiratori che sparano con il dot che ti spacca gli occhi, cioè che sali e vedi più il dot che il bersaglio. Ecco, magari se sei uno di questi potrebbe non fare al caso tuo, ma ha 7 livelli di luminosità e dalle riprese che vedi eravamo sotto il sole, contro luce, a 30 gradi e si vedeva tranquillamente. Poi, per non farsi mancare niente, ho provato anche il test dell'occlusione, cioè mettere il tape davanti all'ottica, e si vede bene, benissimo, anzi si trova tranquillamente, non riflette male, non fa strani bagliori, quindi è veramente buona. Tirando le somme, questa Cat Zero della Sealy ha il suo perché. Se mi conosci per i video sai che tendenzialmente le cose si spaccano in mano mia per qualche maledizione strana, pur non avendo toccato nulla, e questa ha già resistito ben 2 allenamenti e c'è ancora la batteria funzionante e non si è rotto nulla. L'unica cosa che noti magari è questa piastrina che noi abbiamo messo come rialzo per evitare che il frame che tiene il vetro vada a toccare la canna, e quindi, o meglio la canna, non può toccare la canna, toccare il carrello, e quindi che le vibrazioni possono andare a spaccare il vetro. In questo modo l'unica parte che è in contatto con l'arma dell'ottica è il piatto sotto. Quindi a chi consigliarla? Beh, a chi ha sicuramente voglia di provare questa divisione. Adesso che c'è la Standard Optic, se vuoi fare un investimento, secondo me è il top. Costa poco, se la si trova su internet. Fortunatamente non ho nulla da poterti consigliare per cercarla, se non fare una ricerca su Google. Se sei neofita tutta la vita, lo provi. Se sei un amatore, perché no? Se sei esperto, ovviamente sei arrivato già a questo punto del video, ti sei già fatto le tue considerazioni. Quindi sai già di per te se può fare al caso tuo o meno. Detto questo, la parola a te. L'hai già provata? L'hai mai sentito parlare o comunque ti potrebbe interessare? Fammelo sapere qui nei commenti, lascia il like, iscriviti al canale e noi ci vediamo alla prossima, cioè alla prova di questa bestiolina modificata. La prova originale la trovi in questo video. Ciao!